Dietro il tradimento in una coppia ci possono essere molteplici motivi e spesso è proprio chi è tradito ad arrovellarsi la mente, domandandosi i vari perché e il più delle volte dovendo dribblare tra spiegazioni che il partner racconta, spesso arrampicandosi sugli specchi, una volta scoperto. La dimensione della coppia prevede un rinnovato impegno quotidiano, anche se per molti è aberrante sentir parlare di impegno, perché sono convinti che il vero amore non abbia bisogno di manutenzione. Personalmente credo che dopo le fasi iniziali in cui ci sono i fuochi d'artificio, se la coppia resta insieme e vive felice, non esista amore senza impegno. Sono Sergio, aiuto le persone a comunicare nel modo migliore per essere capite e vivere relazioni felici, ma anche per capire se stesse. Come la maggior parte dei dissapori all'interno della coppia, anche il tradimento nasce da problemi o da mancanza di comunicazione. Il punto è molto semplice. Tradisco perché non ho il coraggio di affrontare certi discorsi con il mio partner, oppure perché non so proprio come imbastirli, o ancora perché ci ho provato e non sono stato capito. I problemi in una coppia, soprattutto quando è consolidata e un po' si è ridimensionata la grande passione iniziale, sono normali e dovrebbe essere normale anche sapersi confrontare in maniera adulta, mantenendo sempre alto il rispetto per l'altro. Uso il condizionale perché nel mio lavoro di life coach non immagini quante volte mi trovo di fronte a storie di coppie che non riescono a comunicare senza tirare in ballo quelli che potremmo definire i veleni della comunicazione, ovvero le recriminazioni, le prediche, i te l'avevo detto, i sì però, i ricatti, le ripicche e tutte le altre amenità che sfasciano il confronto e lo riducono a una dimensione infantile, in cui ognuno dei due cerca di vincere sull'altro, non con l'altro. La parola tradimento molte volte fa rima con fuga, e chi tradisce in fondo si sente quasi legittimato a farlo, ma non dimentichiamo che per la donna fino a tempi non molto lontani non era così semplice uscire dalle regole e rischiava proprio nel nostro paese di essere uccisa dal marito, che in caso di uxoricidio per tradimento andava incontro a pene ridottissime. Il maschio invece tradisce dalla notte dei tempi, senza timore di essere punito dalla legge, e spesso viene visto come un figo, uno che è talmente maschio da non poterne fare a meno. Ma vediamo i motivi per cui un partner a un certo punto decide di tradire e spesso di iniziare una vera e propria doppia vita. Uno dei perché più frequenti ha a che fare con la noia, che diventa un innesco a causa della routine sempre uguale, che cozza clamorosamente con il ricordo dell'entusiasmo iniziale, del senso di avventura, di cose sempre nuove e in fondo di quel mistero del non aver ancora conquistato del tutto l'altro, che pervade appunto le fasi iniziali della coppia. Come una barca a vela in una situazione di bonaccia attende un nuovo vento per riprendere a muoversi, così uno dei due partner, ma a volte anche l'altro, non disdegnerà nuove avventure per sentirsi vivo. La sensazione di solitudine è un altro pericoloso ingrediente che può portare al cocktail del tradimento. La dimensione del sentirsi profondamente soli anche in compagnia del partner a causa di reiterate incomprensioni, di mancanza di ascolto, di sfinimento nelle solite discussioni può ovviamente spingere una persona a cercare altrove comprensione e senso di appartenenza. La rabbia, quella vendicativa, può essere un ulteriore fattore che agevola il tradimento. Il desiderio di farla pagare al partner, seppure sia una dimensione molto infantile, è spesso il motore che spinge nelle braccia di qualcun altro. Uno dei più classici motivi di tradimento è l'insoddisfazione generale, che spesso contempla più di uno degli ingredienti che stiamo vedendo insieme e sempre dipende da una grave carenza di comunicazione. Spesso i due partner vivono di aspettative, ovvero si aspettano che l'altro capisca autonomamente certi bisogni, senza doverglieli esprimere, col risultato che ogni aspettativa frustrata diventa una ferita.
e agevola rancori e risentimenti, quando sarebbe molto più semplice e adulto imparare a dire, a chiedere, a parlare con i modi giusti. Uno dei motivi più sottovalutati è la carenza di autostima. Quando il partner non offre più conferme sul piano della stima e della considerazione, per esempio a causa della routine, chi ha una bassa autostima può sentirsi legittimato a cercare quelle conferme altrove. In questo senso, a mio avviso, ogni partner dovrebbe impegnarsi a dare conferme quotidiane all'altro, attestati di stima e di considerazione, alleanze e metaforiche pacche sulle spalle, senza dare per scontato che l'altro lo sappia quanto lo amiamo. L'amore è fatto anche di gesti d'amore e una persona con bassa autostima ha fortemente bisogno di certi gesti per sentirsi amata. Ha necessità di una comunicazione precisa che la faccia sentire guardata da uno sguardo d'amore e ricco di stima. Un altro ingrediente molto frequente nel tradimento è quello della mancanza di passione e di sessualità. Ancora una volta devo sottolineare come sia fisiologico e naturale un rallentamento di certe pulsioni che nelle prime fasi della relazione sono molto presenti e poi con la frequentazione, la convivenza, la certezza di possedere ormai del tutto l'oggetto del desiderio tendono a ridursi per lasciare spazio ad altre sfumature della relazione, non meno meravigliose. Nel mio primo libro, Manuale per relazioni fondamentali, ti ho raccontato cosa avviene nel nostro cervello sul piano chimico durante le varie fasi della relazione e devo ribadire che sono davvero poche le coppie che riescono a mantenere intatta l'attrazione istintiva degli inizi. Capita più spesso che il naturale ridimensionamento diventi per uno dei due un pretesto per cercare le stesse frequenze biochimiche travolgenti con partner clandestini. Non ho mai creduto che le varie scappatelle o le storie parallele possano servire per amare di più il proprio partner. Non credo nella scappatella terapeutica, per intenderci, perché c'è una grande mancanza di rispetto dietro a queste cose e il rispetto è la base fondamentale su cui costruire la coppia. Quindi, ricapitolando, la noia, il senso di solitudine, l'insoddisfazione generale, la carenza di autostima e la mancanza di passione sono i motivi più frequenti, spesso mescolati tra loro, per cui uno dei partner tradisce l'altro. Ovviamente non si esauriscono qui i potenziali motivi perché ci sono delle propensioni naturali al tradimento in alcune persone e in altre l'attuazione di comportamenti che spingono il partner a tradire. Chi ha uno stile di attaccamento ansioso, per esempio, tende a mostrare caratteristiche comportamentali nella coppia che interferiscono con una sana relazione romantica. Le sue continue pressioni, la sua continua ricerca di conferme, il suo controllo assiduo sul partner possono sfinirlo e portarlo a cercare un po' di aria fresca altrove. Chi soffre di disturbo narcisistico della personalità, nel quale la mancanza di empatia e il senso di grandiosità riducono drasticamente o annullano del tutto il senso di colpa per le proprie azioni, può non riuscire a resistere a certe occasioni per potersi sentire seduttivo. Concludendo, la mia personale opinione è: qualsiasi sia il motivo per cui si tradisce, si poteva evitare coltivando l'amore e impegnandosi a mantenere vivo il noi come terzo interlocutore della coppia. E se proprio non si può evitare il tradimento, credo sia più sano lasciarsi, comportandosi da persone adulte e responsabili delle proprie azioni. Tornerò davanti al microfono lunedì prossimo alle 7 del mattino.